Non la vedo bene. Non la vedo bene. Servirà un grandissimo sforzo da parte di tutti per rimettere a posto un qualcosa che si è rotto. È inutile nasconderci. Quando la Gazzetta oggi scrive strappo Inter, Inter spaccata, non mi sento minimamente di dire ecco, sono partite le speculazioni. Nessuna speculazione. La frittata l'abbiamo fatta e l'abbiamo spiattellata noi stesso ai 420, quindi c'è poco in questo momento da minimizzare assolutamente. Anzi, quello che mi rincresce è che a distanza di 24-48 ore non mi ero sbagliato, anzi, non mi ero sbagliato proprio per niente. Lo dico col cuore avvelenato, ma non mi ero sbagliato per niente. Cioè, Lautaro, non è che è matto che se la va a prendere così con un giocatore che tra l'altro non c'è neanche, o meglio, non se la va a prendere solo con un giocatore che poi tra l'altro a questa competizione neanche ha partecipato all'ultima, parlo del mondiale per club, ma è chiaro che ci aveva subito provato a mettere una toppa marotta e vi dico che col senno del poi non gli è riuscita bene, non gli è riuscita bene anche a Marotta, perché poi questo, no, l'indicizzare, nel catalizzare l'attenzione su Cialanoglu ha fatto sì che subito rispondesse la moglie, poi lo stesso post di Cialanoglu, al post di Cialanoglu subito andiamo a vedere chi ha messo like, Arnautovic, Thuram, la moglie di Inzaghi e per quanto possa valere tutto ciò, no? Il like, queste cosettine, ragazzi, comunque creano confusione, creano avvelenamento, no? Dell'ambiente. E ripeto, per me la frittata è fatta, qualcosa. Ma ragazzi, se noi guardiamo l'ultimo mese dell'Inter, non è che possiamo valutare l'ultimo mese barra 2 mesi dell'Inter. È chiaro che non è la stessa squadra e non possiamo solo e sempre parlare di energie. Non possiamo solo e sempre rifugiarci nel ma noi abbiamo giocato partite in più. No, dai ragazzi. E, e quello che dispiace è che davvero adesso servirà tanto lavoro mediatico tra le varie parti per provare a ricucire tutto. C'è stato già ieri un incontro all'hotel voluto dallo stesso Kivo, pare, per cercare subito di capire. Ma qua sono cose che non è che risolvi così dall'oggi al domani. E vediamo, vediamo. Ne parliamo ovviamente come se lo facciamo perché poi ci sono altri nomi da fare oggi. Prima, come al solito, vi invito a spolliciare per soddisfare le angherie del buon tempone di algoritmo che ci rompe sempre le scatole. Noi lo buffiamo con questi pollicioni e lo fate veramente. Gli state dando una grande soddisfazione all'algoritmo. Se volete, iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti. E anche qui siete sempre in tanti a supportarmi e a sopportarmi soprattutto. E vi ringrazio perché così continuiamo a crescere, a caricare contenuti e bla 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 bla. E se volete scampanellate attivando la campanella e quindi ricevendo la notifichina che tanto non vi arriva lo stesso. Grazie, 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 grazie. Ma grazie per davvero. No, leggendo un po' la Gazzetta, perché dico poi, vedi, non è riuscito niente. Dopo le dichiarazioni di Lautaro è venuto giù tutto. Dopo le dichiarazioni di Lautaro è venuto giù tutto perché poi vedi, anche oggi trovi la Gazzetta che ti dice attenzione perché anche Dumfries avrebbe una clausola rescissione che si potrebbe attivare una clausola rescissoria di 30 milioni. Cioè, se è vera sta roba, Dumfries qualora voglia esercitarla, o meglio, trovi il club che poi andrebbe ad esercitarla, parte domani, ma tranquillamente, perché Dumfries a 30 milioni, onestamente, chi non lo prenderebbe? Chi? Mi chiedo. Dumfries l'unico in questo 2025 è l'unico che non mi è deluso nel 2025 dell'Inter per prestazioni e tutto il resto. E qua parla di uno che almeno all'inizio non era neanche così
estimatore, ma c'è poco da dire sull'operato di Dumfries. Quindi si parla anche di Dumfries come uscita. Figuratevi un po' voi quale sia il danno. Io sono curioso di vedere, di capire il futuro più che di Cialanoglu, che a questo punto deve portare delle offerte ed è già partita la corsa al ribasso per fare in qualche modo rendere accessibile questo trasferimento, perché la Galatasaray non avrebbe mai cacciato i 30-35, addirittura forse l'Inter ne chiedeva 40. Se oggi riesce a venderlo a 20 è già oro che cola, perciò vi dicevo, adesso per mettersi in pari da una situazione del genere non è facile, ragazzi, non è semplice, e non parlo solo di campo, parlo da tutti i punti di vista, anche appunto nell'andare a trattare le varie uscite. E quella che più mi interessa, tralasciando Cialanoglu, che tra l'altro alla fine queste uscite le ha sempre avute, vedi all'Amburgo dove si era dichiarato una colonna e dove voleva diventare una colonna e poi subito è andata al Bayer, Leverkusen. Al Milan, sapete, il passaggio all'Inter non è stato dei felicissimi. Non è mai, nulla succede mai per caso, cioè Cialanoglu, lasciamo stare. Però vi dico anche, cioè, vi ho detto sta roba qua e allo stesso tempo vi dico anche, non è stato giusto, no, farlo passare per capro espiatorio in questa storia, non è stato bello. Secondo me, una delle poche volte in cui Marotta, secondo me, ne ha fatto un gran favore anche alle stesse dichiarazioni di Lautaro, che poi Lautaro ha detto tante cose che non vanno. Una delle poche volte, vista adesso, onestamente, non gli è riuscita benissimo, secondo me, a Marotta queste dichiarazioni che ha provato in qualche modo a orientare. Ma il giocatore che mi interessa sapere è Thuram. Mi interessa sapere Thuram perché, sì, lo dicevamo prima, il like che lascia il tempo che trova, ma davvero Thuram è scontento? Un giocatore che ho sempre visto sorridere, infatti nell'ultimo periodo forse un po' meno. Il 2025 di Thuram è stato aberrante, di un imbarazzo, se contrapposto alla prima parte di stagione, qualcosa di irriconoscibile. Ci sono questioni che vanno al di là dello stato fisico, delle condizioni fisiche. Non lo so, però forse davvero allora a questo punto inizia. Se prima dicevo e pensavo, no, ma Thuram, no, Thuram va d'amore d'accordo con Lautaro, la coppia, la Tula, fantastico, ridono, belli, scherza. Adesso qualche dubbio anche su Thuram stesso mi viene, onestamente, mi viene. Di certo, forse, anzi, devo dire, forse l'Inter può partire dal blocco Italia. Ecco, noi critichiamo sempre gli azzurri, ma l'Inter forse può partire da quello. Io vedo gente come Barella, gente come lo stesso Bastoni, Di Marco stesso. Per me, ma anche gli acerbi Darmian, no? Che adesso vengono scaricati perché sono vecchi. Ragazzi, ma questi sono lo zoccolo duro della squadra, il blocco azzurro che secondo me comunque, vedi, rimane compatto, ha una forte matrice ed è importante, ed è sicuramente importante. Certo è che purtroppo alcuni di questi, avendo una certa età, comunque per forza di cosa ne dovrei fare a meno. Ragazzi, vediamo un po' quello che accade. Si parla adesso di Ederson per il dopo Cialanoglu. Io vi dico, magari, anche se parliamo di giocatori completamente diversi. Una è una mezzala incursore, l'altro è un playmaker, quindi stiamo parlando proprio di giocatore diverso, ma magari cambia proprio la struttura, perché se tu hai cambiato allenatore è inutile, adesso non ti devi più ancorare al passato e devi cambiare qualcosa sotto tutti gli aspetti, sia tecnici che tattici, quindi vedremo. E si parla di Stiller, leggevo oggi, o sempre il tanto citato Rovella. Qualcosa va fatto, perché è vero che l'Inter comunque qualcosina già ha speso, anzi più di qualcosina se pensiamo ad Enrique, a Sucic,
e a Bonny, sono già bei soldini che mai visti in passato, però è anche vero che oggi vedevamo i ricavi tra il botteghino, tra questo mondiale per club che ha portato comunque 31 milioni, i premi UEFA e tutto il resto, si parla di una stagione che ha portato nelle casse dell'Inter 227 milioni. Sono bei soldini, ecco. Noi tifosi magari oggi ridiamo poco, quelli là, dietro le quinte, sghignazzano, perché loro il loro obiettivo l'hanno raggiunto, quello di fatturare, come si suol dire. Però adesso rendete questa squadra competitiva, non va assolutamente indebolita, anche perché i competitor si rinforzano, vede Napoli, vede la stessa Juventus, le rivali si rinforzano, per cui attenzione, non sarà semplice. Qualcosa va fatto, qualcosa in uscita e sicuramente anche in entrata. Non la reputo assolutamente completa l'Inter oggi, nella maniera più assoluta. Sono curioso di vedere anche chi sarà il difensore, lo stesso Leoni, che a me piace tanto, ma viene valutato 30-35 milioni. Non è facile. Vediamo, vediamo. Di certo è che bisogna un po' tagliare i ponti, come si dice, no? Questo è il primo passo, cioè veramente inquadrare quei giocatori là che non hanno stimoli, non hanno motivazioni, e secondo me ce ne sono, e cercare di massimizzare dalle loro uscite, provarci. Vediamo. Lo stesso Frattesi che a un certo punto sembrava vicino a Napoli, poi adesso si parlava di Atletico Madrid, in realtà è tutto fermo. Quindi vediamo un po'. Per me la situazione non è facile, è molto complicata e prepariamoci mettiamoci l'elmetto, perché ci sarà da patire. È incredibile come sono cambiate le cose da 2 mesi fa ad oggi. È pazzesco. Sì. Fate uno switch mentale, tornate a 2 mesi addietro ad oggi. Mi sembra che il mondo sia cambiato, completamente diverso. Parlo di mondo calcistico. Pazzesco. Signori, questo è il mio pensiero. Fatemi sapere cosa ne pensate voi. Commentate, like, se volete iscrivetevi al canale. Grazie, abbraccio. Taneschi.